Bernardo Brusca è stato un uomo d'onore fino agli ultimi giorni della sua vita. Anche davanti al pentimento dei suoi figli, non ha ceduto a collaborare con la giustizia, restando fedele a Cosa Nostra. Nato a San Giuseppe Jato il 9 settembre del 1929, ha avuto 3 figli che sono Emanuele, Enzo e Giovanni. Il padre di Bernardo, Emanuele Brusca, frequentava ambienti mafiosi della zona, ma non è mai stato combinato come uomo d'onore. Il primo della famiglia è stato proprio Bernardo. Nei primi anni '20 il duce Benito Mussolini inviò in Sicilia il prefetto Cesare Mori con l'intento di sconfiggere la mafia, ma inconsapevolmente fu proprio il prefetto a dare il via all'ascesa al potere di San Giuseppe Jato della famiglia Brusca. Con la dura repressione contro la malavita e la mafia, colpendo i signori locali e scagnozzi, i quali con amicizie dei mafiosi si arricchivano alle spalle di contadini. Ma quella dura repressione del prefetto Mori costrinse il boss di San Giuseppe Jato ad emigrare in America, lasciando così nelle mani dei picciotti rimasti il potere del paese. Quei picciotti commettevano estorsioni e furti di bestiame, e nel mezzo di questi c'era il papà di Bernardo, Emanuele Brusca, che era molto vicino a quei mafiosi che lo usavano per commettere qualche reato. Dopo qualche anno, intorno al 1940, c'è stato l'avvento del bandito Giuliano e in quegli anni papà Emanuele ha cominciato ad acquisire una certa importanza nel paese, facendo l'intermediario tra la banda Giuliano e i nobili ai quali avevano sequestrato qualche parente, che la banda usava come estorsione di denaro verso i ricchi nobili. Ma nel luglio del 1950, con la morte del bandito Giuliano a Castelvetrano, papà Emanuele Brusca tornò un po' nell'ombra, ma cominciò a prendere importanza il figlio Bernardo. Qualche anno dopo venne creata la prima commissione provinciale di Cosa Nostra, che era l'organo che dirigeva tutta l'organizzazione, dove erano inseriti tutti i capomandamento di Palermo e provincia. Era il 1957 e nello stesso anno venne creata la famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato con relativo mandamento. A farne capo fu Antonino Salamone, che a sua volta decise il suo vicecapo, che era proprio lui, era Bernardo Brusca. Lo sostituiva spesso Bernardo Brusca perché Salamone andava e veniva dal Brasile. Il capo Salamone era molto legato a Tommaso Buscetta e a Stefano Bontate, mentre il vicecapo Bernardo Brusca era molto legato ai corleonesi di Totò Riina e Calogero Bagarella, ma non tanto di Provenzano. Il figlio Giovanni, in un interrogatorio, ha dichiarato che suo padre Bernardo Brusca gli diceva che Provenzano aveva 4 facce come il caciocavallo ed era una persona falsa. Il legame di Bernardo Brusca con i corleonesi deriva dal fatto che nel 1960 nascose nel suo territorio i 3 corleonesi, che erano ricercati a Corleone riguardo la rappresaglia messa in atto contro gli uomini di Michele Navarra per la conquista di Corleone, rappresaglia che cominciò il 2 agosto del 1958 con la morte del capo mafia Navarra e terminò nel 1963 con l'eliminazione di tutti i navariani di Corleone. In quel periodo, che si nascondevano a San Giuseppe Jato sotto la protezione di Bernardo Brusca, per fargli arrivare le notizie Brusca usava suo figlio Giovanni come corriere. Ne ha parlato proprio il figlio in un'aula di tribunale, lo stesso Giovanni Brusca, che dichiarò che all'età di 13 anni il papà Bernardo gli preparava i sacchetti con il cibo e lui li portava ai 3 latitanti e che gli disse, a proposito, che doveva obbedire a Rina come obbediva a lui, come se Rina fosse il suo secondo papà. Cosa che Giovanni, con il passare degli anni, prende alla lettera e comincerà ad obbedire più a Rina che a suo padre stesso. In quei primi anni 60 le famiglie mafiose della commissione facevano soldi a palate con l'edilizia e la droga, ma non tutte queste famiglie però erano soddisfatte di come venivano spartiti gli introiti. In particolare ce n'era uno di capomandamento, Michele Cavataglio, della famiglia dell'Acqua Santa,
il quale aveva a che dire sui fratelli La Barbera, Angelo e Salvatore, quest'ultimo capomandamento di Palermo Centro, e con tutti i loro alleati, ritenendo che si stavano arricchendo più di tutti gli atti della commissione. Per questo la tensione dentro Cosa Nostra stava lievitando pericolosamente, ed ecco che succede un fatto dentro Cosa Nostra che ruppe gli equilibri facendo scoppiare la prima guerra di mafia. Il fatto riguardava Calcedonio di Pisa, capo della famiglia della Noce. Gli avevano commissionato una spedizione di rovina per l'America e affidarono l'incarico a Calcedonio di Pisa, il quale consegnò le rovine agli americani, ma ricevette un pagamento minore di quello pattuito. E quando consegnò i soldi ai soci della commissione, dichiarò di essere stato truffato dai compratori. La commissione si riunì per decidere sul caso e si stabilì che Divisa non era colpevole, forse anche per non rompere i fragili equilibri all'interno dell'organizzazione. Ma ecco che il boss Cavataio approfittò dell'occasione facendo uccidere Divisa e a far ricadere la colpa sui fratelli La Barbera. Diede così inizio alla prima guerra di mafia che terminò nel 1963 con la strage dei Ciagulli, strage che mandò alla distruzione della prima commissione di Cosa Nostra, in quanto molti dei boss mafiosi furono arrestati o costretti ad emigrare. In quell'anno il boss Antonino Salamone scappò in Brasile, dove prese anche la cittadinanza. Fece ritorno in Italia solo nel 1971, consegnandosi di spontanea volontà alle forze dell'ordine per scontare 5 anni di soggiorno obbligatorio, al quale rimase solo per 6 mesi, perché venne imputato in un nuovo processo e scappò di nuovo in Brasile. Nel frattempo a San Giuseppe Jato rimase a fare le veci del capo Bernardo Brusca. Dopo qualche anno di triumvirato della mafia formato nel 1970 e capeggiato da Badalamenti, Stefano Bontate e Luciano Liggio, venne di nuovo costituita la nuova commissione regionale, era il 1975. Venne di nuovo inserito Salamone come mandamento di San Giuseppe Jato, ma siccome era in Brasile nominò suo vicecapo Bernardo Brusca, che però cominciò da subito ad appoggiare in tutto e per tutto la linea strategica di Salvatore Riina, e suo figlio Giovanni divenne uno dei più spietati di Cosa Nostra. Totò Riina cominciò la sua strategia all'interno di Cosa Nostra con svariati omicidi senza permesso della commissione e svariati sequestri di persona, sempre all'oscuro di tutti, a cominciare nel 1977 con l'omicidio del colonnello Giuseppe Russo, che stava svolgendo indagini sulla mafia e in particolare sui corleonesi di Totò Riina. Nel comando dei sicari del colonnello Russo c'era anche Giovanni Brusca. A quel punto Stefano Bontate, nel mandamento di Santa Maria di Gesù nel 1980, decise di eliminare Totò Riina, organizzandogli una trappola con l'aiuto di Salvatore Inzerillo, boss di Passo di Rigano, con un piano abbastanza semplice. Organizzarono un incontro di capifamiglia in una villa di Inzerillo, dove intendeva chiudere i conti con Salvatore Riina. Ma Bontate non sapeva che Riina aveva un suo uomo infiltrato nella sua famiglia. Quest'uomo era Salvatore Montalto. Montalto informò Riina del piano per eliminarlo, così Riina non andò a quell'appuntamento e riuscì a salvarsi. Il 23 aprile 1981 Riina passò al contrattacco e fece eliminare Stefano Bontate facendo scoppiare la seconda guerra di mafia, che, più che guerra, fu una vera mattanza, perché i caduti di quella guerra appartenevano tutti ai Bontate, agli Inzerillo e ai Badalamenti. La guerra terminò il 30 novembre dell'82 con la strage della famiglia di Saro Riccobono di Partanna Mondello, ed era una delle famiglie più importanti di Cosa Nostra. Riccobono era alleato di Bontate, ma in segreto passò con i corleonesi, aiutandoli ad eliminare gli avversari in agguati mortali. Ma alla fine Riina gli farà fare la stessa fine delle sue vittime. Venne attirata in una tenuta di Bernardo Brusca, incontrata da Musi, dicendogli che dovevano fare un pranzo per discutere del nuovo assetto della commissione di Cosa Nostra. Riccobono andò all'incontro con 3 suoi uomini più fedeli e non fecero mai ritorno.
Tra i killer della famiglia di Riccobono c'erano Bernardo Brusca e il figlio Giovanni, il quale disse che telefonò poi a Palermo a Nino Madonia, che con il suo segnale dava il via allo sterminio degli affiliati di Riccobono. A quel punto Rina riorganizzò tutti i mandamenti di Cosa Nostra e la commissione che governava Cosa Nostra. E Bernardo Brusca venne nominato nuovo capo mandamento di San Giuseppe Iato, gestendo personalmente il suo mandamento fino al suo arresto il 25 novembre 1985, dopo 7 anni di latitanza. In quel periodo era detenuto anche il figlio, e dunque Bernardo Brusca nominò anche reggente del mandamento Balduccio Di Maggio. Nel 1986 Bernardo Brusca venne interrogato nel maxi processo, dove dichiarò soltanto di conoscere Antonino Salamone, ma negando qualsiasi altra cosa, protestandosi innocente e disconoscere la commissione e tutto ciò che riguardava il processo, mentre su Salamone dichiarò che lo conosceva sin da bambino, perché lui era un pastore e il Salamone aveva un'attività di vendita di vini e formaggi, e Brusca gli vendeva come contadino il formaggio e il vino. Nel 1987 il figlio Giovanni venne liberato e Rina lo nominò nuovo capomandamento di San Giuseppe Iato. Il mandamento rimane nelle mani della famiglia Brusca fino al 1996, quando Giovanni Brusca, dopo qualche anno di latitanza, viene arrestato. Dopo solo 4 mesi Giovanni decide di collaborare con la giustizia, e a spingere a fare un'azione così forte è stato il fatto di essere venuto a sapere che il suo capo, che sin da bambino aveva adorato, lo voleva morto. Poco tempo dopo anche l'altro figlio di Bernardo, Enzo, decide di collaborare, ma il vecchio Bernardo Brusca non si piega e resta fedele e legato ai suoi ideali. Ma Cosa Nostra, la mafia, ha delle regole ben precise, e siccome Bernardo aveva figli che erano collaboratori di giustizia, gli venne tolto il comando di San Giuseppe Iato. Bernardo Brusca morì all'ospedale Cardarelli di Napoli l'8 dicembre del 2000, dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. Morì su quel letto di ospedale con il desiderio di riabbracciare i suoi figli, che, in procinto di morte, sembrava essersi piegato ed era quasi pronto a collaborare. Ma queste sono supposizioni. La realtà è che lui, Cosa Nostra, non l'ha mai tradita. Questo video termina qui. Lasciatemi un like e un commento per farmi conoscere la vostra opinione, ma soprattutto iscrivetevi al canale. In questo modo mi aiutate a crescere e portare nuovi contenuti. Al prossimo video.